iniziamo questa giornata con questo meraviglioso albero che non so come si chiama. Albero dai fiori rosa tigrati. Lo amo, cioè c'era in Brasile ma soprattutto qua in Argentina, bellissimo. Ecco Minnie Che mangia un uovo. Non sono Mimì, sono ragazza. La ragazza dove siamo ospitati ne ha regalato queste orecchie da Minnie e anche la mollettina, vero amore? Che meraviglia la mollettina. La mollettina cos'ha dentro? Anche le carote, Sì, i frutti e poi tutte le stelline. sì. Preziosa amore. Ciao. Ah, eccolo, guarda che meraviglia questo qua che è caduto. Guarda che bello amore. C'è la muffa. La muffa. E dov'è la Cosa? muffa? Ma no amore, non è muffa. Già. No, non è muffa. Sembra muffa ma non è muffa amore. È il Cosa? pistillo del fiore tesoro. Lo lascio qua per farlo crescere un albero. Allora mettilo nell'erba, bene. Non so proprio se crescerà un albero, però. Ok amore, È naturale. è naturale, certo. Siamo al cimitero della Recoleta, la prima volta che paghiamo per entrare in un cimitero. Iniziamo questa Vabbè. giornata con il sorriso e partiamo E da con un la morte. cimitero. Ma noi amiamo i cimiteri in realtà. Sì. È un po' come il È cimitero molto monumentale particolare. di Milano. Beh, non credo. Sì, sia uguale. ognuno ha il suo cimitero monumentale. Vabbè, comunque Però per a Mirko è Elio non sempre piacciono tutto molto uguale. i cimiteri. Io amo i cimiteri, però è assurdo Sta pagare sta 5.000 pensando- pesos, circa pensando 5 di euro aprire per anche questo. un ristorante al cimitero. Rebecca, siamo in un cimitero. Aspetta, cosa ci serve, Cicce? Che se no non sappiamo dove andare. Andiamo a vedere che c'è in questo cimitero, va bene? No, in tutte le tombe ci sono delle scale che scendono con tutte le altre tombe di famiglia, questi sono cappelli di famiglia. Il cimitero della Recoleta è il più famoso cimitero storico argentino e prende il nome dal quartiere di Buenos Aires in cui si trova, la Recoleta. Al principio del XVIII secolo, i frati missionari dell'ordine degli agostiniani Recolletti Scalzi arrivarono nella zona, allora nei dintorni di Buenos Aires, costruendo sul luogo un convento e una chiesa. La chiesa prende il nome di Nostra Signora del Pilar. Terminata nel 1732, è tuttora esistente ed è stata dichiarata monumento nazionale. Gli abitanti del luogo presero l'abitudine di chiamare la chiesa la Recoleta, dal nome dei frati che la gestivano. Il nome si estese poi al quartiere e infine al cimitero. L'ordine fu sciolto nel 1822 e il terreno del convento passò allo Stato, che decise di creare il primo cimitero pubblico della città di Buenos Aires. Come raccontavamo nel precedente video, che ti linkiamo qui sopra se non l'hai visto, durante gli anni 70 del XIX secolo, in conseguenza dell'epidemia di febbre gialla che colpì la città di Buenos Aires, numerosi abitanti dell'aristocrazia cittadina abbandonarono i quartieri di Sant'Elmo e Montserrat, trasferendosi nella parte nord della città, considerata più salubre. Recoleta divenne un quartiere ricco e il cimitero si convertì nell'estrema dimora di tutte le famiglie più prestigiose della capitale. Il cimitero è considerato museo storico nazionale dal 1946. Il cimitero della Recoleta è di per sé un'opera d'arte. All'esterno il messaggio è dai vivi ai morti, riposa in pace.
All'interno il messaggio è dai morti ai vivi, expectamus Dominum, che significa aspettiamo il Signore. All'ingresso del cimitero sono incise sul pavimento 3 date: 1822, anno della creazione; 1881, data del primo rifacimento; e 2003, secondo rifacimento del cimitero. Il cimitero della Recoleta si estende su un'area di 54.843 metri quadrati e contiene al suo interno più di 4.800 tombe, 80 delle quali sono state dichiarate monumento storico nazionale. È suddiviso in isolati, ordinatamente separati da viali alberati, attraversati da strade più piccole, sulle quali si affacciano mausolei e tombe. Al centro esiste un'ampia rotonda dalla quale si dipartono i viali principali. Il cimitero ospita vari mausolei decorati da marmi e statue, costruiti nei più vari stili architettonici. Ogni mausoleo di solito ha il cognome della famiglia scolpito sulla facciata e reca placche di bronzo più piccole che riportano i nomi dei membri della famiglia sepolta all'interno. Tu hai 34 anni, sei più grande del papà E quindi? e quindi devi morire prima. Ah, perfetto, mi fa molto piacere. Questo ragionamento non è completo. Io ho deciso che morirò molto tardi, amore. Cosa c'è? Non devi decidere tu, devi Ah. decidere la morte. Ok, allora come fai a sapere quando morirò io? Io da tantissimi anni sarò vecchia e dovrai morire. Vuoi sapere Mm. una cosa divertente? Io Hanno ti trasformato una metto, cappella in ti un... metto a bruciare e dopo ti Vai. metto nelle ossa. Bravissimo. Ma se brucia tutto, amore. Non brucia tutto. Eh sì, bruciano anche le ossa, vero papà? Sì. Hanno trasformato una cappella nell'ufficio dei guardiani, per cui sopra la cassa della banca che massa, sotto la banca della cassa che crepa, e sta il bollitore, la loro acquetta, il loro televisorino. C'è niente di più tranquillo di una cappellina per farsi un po' gli affari propri. Eccola qua. Il signor Puglia Aranda sarà contento di sapere che la sua tomba è stata trasformata in un posto per divertirsi. Ora chiedami, la chiedami, ra ri ra ri ra ri ra. Il cimitero della Recoleta ospita alcune tombe dei più famosi personaggi che hanno fatto la storia dell'Argentina, come Eva Perón. Eva Perón è una figura emblematica in questo stato del Sud America. Sposata al più famoso presidente argentino, Juan Domingo Perón, durante la presidenza del marito portò avanti delle cause sociali di estrema importanza. Nel 1947 promosse e ottenne l'approvazione della legge sul suffragio femminile. Dopodiché proseguì l'uguaglianza giuridica dei coniugi e la condivisione della potestà genitoriale attraverso l'articolo 39 della Costituzione del 1949. Nel 1948 fondò la Fondazione Eva Perón, attraverso la quale costruì ospedali, case di cura, scuole, promosse il turismo sociale creando colonie di vacanza, diffuse lo sport fra i bambini attraverso campionati che coprirono l'intero paese, fornì borse di studio per studenti e aiuti per l'alloggio, assumendo così una posizione attiva nelle lotte per i diritti sociali e lavorativi, costituendo il collegamento diretto fra Juan Domingo Perón e i sindacati. Eva Perón morì a causa di un cancro il 26 luglio 1952, all'età di 33 anni. Dopo la sua morte ha ricevuto onori ufficiali in un evento di massa mai visto prima nel paese. Il suo corpo fu imbalsamato, ma la dittatura civile e militare, che si autodefiniva la rivoluzione liberatrice, sequestrò e profanò il suo corpo nel 1955, nascondendolo per 16 anni. Attualmente i resti di Eva Perón sono contenuti nella sua tomba al cimitero della Recoleta.
Qui al cimitero della Recoleta riposano eternamente anche altre figure importanti come Bartolomé Mitra, politico e statista, Julio Argentino Roca, militare che combatté nella campagna del Paraguay, Domingo Faustino Sarmiento, educatore e scrittore, Vicente López y Planes, autore dell'inno nazionale argentino, Victoria Ocampo, scrittrice ed editrice, Domingo Faustino Sarmiento, scrittore, politico e presidente dell'Argentina, e molti altri. A pochi passi dal cimitero si trova il Centro Cultural Recoleta. Siamo dei grandi amanti di questi spazi pubblici, così come per le biblioteche. E dovunque ci troviamo nel mondo ci piace visitarli e passare dei pomeriggi in questi spazi gratuiti che permettono ai bambini e ai giovani di incontrarsi e sviluppare passioni artistiche differenti. Il Centro Culturale Recoleta è uno dei più grandi e importanti della città di Buenos Aires. Le sue sale permanenti sono dedicate all'hip hop, al disegno, allo studio, ai laboratori musicali. C'è anche un centro di ricerche e sale espositive per le arti visuali, come quella che stai vedendo ora. Il centro culturale, costruito in un centro storico con 300 anni di storia, unisce tradizione e avanguardia e occupa l'edificio dell'ex asilo Generale Viamonte. Abbiamo passato qui quasi l'intero pomeriggio, nelle sale superiori a disegnare e appendere le nostre creazioni alla parete, e qui, nelle sale inferiori, dedicati alle mostre temporanee. Si può anche con i piedi. Sembra un teatro greco, ma in realtà è la facoltà di diritto di Buenos Aires ed è davvero meravigliosa. Di diritto e scienze sociali. Quartiere Recoleta, nella metropolitana. Bellissimo. Siamo venuti al planetario. In realtà questa coda non la dobbiamo fare perché abbiamo già visto tutto. Mirko, cosa abbiamo visto? Un sacco di roba. Visita guidata, gratuita, di circa un'ora, dove ti fanno vedere il museo. Diciamo, è più per bambini, però anche per gli adulti può essere interessante. Raccontano un po' del sistema solare, di tutti i pianeti, eccetera, eccetera. E poi, Rebecca, che spettacolo abbiamo visto? Ti ricordi? Sta dormendo. Rebecca dorme. E poi abbiamo visto lo spettacolo di una navicella spaziale. Siamo saliti su una navicella spaziale e siamo andati a visitare tutti i pianeti, le galassie. Poi cosa abbiamo visto? Un buco nero abbiamo visto. No, quello lì era troppo pericoloso. Sì. Abbiamo dovuto tornare indietro, vero, con la navicella? E poi cos'altro abbiamo visto? Le nebulose.
E poi abbiamo visto... Ma perché era pericoloso, amore, il buco nero? Che qua c'erano perché da lì venivano tutti i ragni e ci vivevano. Ah, perché ci vivevano i ragni. Ah, caspita. E quindi? Quando dovevano subito uscire. Ah, certo, amore. E meno male che il buco nero non ci ha preso con lui e con tutti i ragni. Là ci sono delle paperelle. Questo è il quartiere Palermo, è uno dei quartieri più ricchi della città, insieme a un altro quartiere che è Recoleta, dove siamo stati appunto prima, con il cimitero e anche il centro ricreativo e sociale. È bello. Abbiamo deciso di non andare al giardino giapponese perché... È sbagliata. Cosa, Tutto amore? sparisce dentro questo pianeta. Ah, dentro il buco nero, amore. Allora non ci sono i ragni. Ah, certo. Magari ci sono anche i ragni. Sì, magari ci sono anche i ragni. Però il fatto è che sparisce, giusto? Giusto, perfetto. Adesso andiamo a prendere l'autobus perché la metropolitana, la D, è completamente chiusa, che è quella che arriva qui al quartiere Palermo. Fa caldissimo, gli ultimi giorni di vacanza per i ragazzi, per i bimbi, perché da lunedì poi ricominciano ad andare a scuola. Le loro vacanze ovviamente sono al contrario rispetto alle nostre. Loro sono in vacanza da più o meno da Natale alla fine del carnevale. Questo è anche il Parque Rosedal, è un parco enorme. Qui nel quartiere Palermo ci sono tantissimi parchi. È una città davvero, a parte essere enorme e ben organizzata, non sembra di stare in Sud America, è un'eccezione per il Sud America, come Montevideo, però Montevideo era piccola, invece questa è davvero grande. Beh, Santa Fe anche era ben organizzata. Dopo vedremo tutto il sud, centro, sud, nord, andremo fino a Salta. La ragazza che ci sta ospitando è una coppia, lui è originario di Buenos Aires, lei invece è originaria di Salta e ci sta raccontando un po' della sua città. Salta è molto interessante, a nord, in altitudine, sulle Ande, sicuramente andremo a visitarla. Con calma ci andremo. Oh, che carino, pure il trenino. Dicevamo che abbiamo deciso di non andare a visitare il giardino giapponese, anche se è interessante, l'abbiamo già visto quando eravamo a Montevideo. Questo è decisamente più grande, è a pagamento, quindi abbiamo deciso invece di vedere il planetario, che è gratuita la parte del museo, mentre invece è a pagamento la parte dello spettacolo, che il nostro era quello della navicella spaziale. Però in realtà poi gli spettacoli cambiano di giorno in giorno. Il sabato e la domenica alle 7 di sera si può fare la fila e quindi gratuitamente entrare e vedere con i telescopi le stelle, la luna, quello che si vede in quel momento, ecco.